Ciao a tutti! Oggi un video un po' diverso dal solito. Vi volevo parlare e volevo sapere la vostra sull'intelligenza artificiale applicata, utilizzata per quanto riguarda la maglia e l'uncinetto. Perché ho deciso di fare questo video? Per dirvi la mia, per sapere la vostra, ma l'idea, diciamo così, mi è venuta perché da tantissimo tempo ricevo delle richieste di aiuto, diciamo così, con delle foto che magari sono state prese da internet, dal web, da Pinterest, insomma, comunque sono sempre foto prese, ecco, dal web online, e dove mi viene chiesto: mi puoi aiutare? È maglia o uncinetto? Che punto è? È un top down? Come si realizza questa costruzione? Non solo di maglioni, magari anche di accessori, oggetti. È intelligenza artificiale, quasi sempre è intelligenza artificiale, e infatti forse è per questo che le persone chiedono aiuto, perché anche guardandolo bene non riescono a capire, quindi dicono magari Egle lo sa e quindi chiedo a lei. Quindi aprendo io mi rendo conto che non è né maglia né uncinetto, sono punti inventati, e per cui mi chiedo: ma qual è il pro che ha una persona nel fotografarsi? Perché magari la persona è reale, perché è chiaro, se è un'immagine totalmente creata dall'intelligenza artificiale, lì c'è subito qualcosa che non quadra, perché la persona non è reale, lo sfondo solitamente non è reale, e quindi abbiamo il sentore che possa essere intelligenza artificiale. Ma quando sono delle foto di persone reali e magari, non dico conosciute, cioè non persone, personaggi pubblici, però dico persone che magari c'entrano anche magari con la maglia e l'uncinetto o bene o male con l'handmade, e hanno modificato un qualcosa, un maglione ad esempio, cioè come nel mio caso in questo momento, ecco, io magari mi faccio una foto così e me lo creo con le trecce. Ora, io non so l'intento di questa persona, perché lo fa. Sembra quasi, cioè, un inganno, ma non un inganno magari perché la persona ci vuole ingannare, perché magari semplicemente voleva avere un maglione con le trecce, non so, non capisco. Ecco, in questo caso vi chiedo anche a voi, cosa ne pensate? Secondo voi perché? Ma è un inganno nel momento in cui l'occhio viene ingannato, la mente viene ingannata, quindi pensa di vedere una cosa reale che in realtà non è. Questa cosa mi lascia un po' perplessa, quindi a maggior ragione se poi si tratta appunto di persone che proprio sono nell'ambito della maglia e dell'uncinetto o comunque dell'handmade. Ecco che creare cose totalmente con l'intelligenza artificiale non riesco proprio a capirlo, a meno che non sia fine a se stessa, cioè del tipo: guardate, ho chiesto all'intelligenza artificiale di fare questo, guardate che cosa è venuto fuori. Ecco, cioè così. È vero che quasi sempre, cioè no, quasi sempre, è vero che di legge bisogna comunque mettere la dicitura dell'intelligenza artificiale, che quindi dice che quell'immagine è stata o creata o comunque modificata con l'intelligenza artificiale, però questo non sempre accade. E quindi ecco che appunto da questa cosa mi è venuto in mente di fare questo video e di vedere appunto i pro e i contro. Per i contro, diciamo che lo sappiamo un po' tutti, è un inganno, non è veritiero. Se poi, diciamo, dietro questo utilizzo c'è proprio l'intenzione di ingannare le persone per anche magari un ritorno economico, e poi è quello che è successo fondamentalmente. Mi è successo nel senso che mio marito mi ha fatto vedere delle foto che riportavano a un sito dove su questo sito si vendevano dei maglioni. Non mi ricordo se erano spiegazioni o maglioni direttamente, questo non lo ricordo. Questi maglioni erano tutti fatti con l'intelligenza artificiale, ecco, allora lì proprio si sfora nella truffa, e quindi vabbè, ok. Per quanto riguarda i pro, in effetti ci sono, dipende chiaramente, come tutte le cose, come viene utilizzata. Il troppo stroppia, lo sappiamo, però se viene utilizzata per dei buoni motivi, ecco che dei pro ci sono. Ad esempio, io ho fatto questo maglione e l'ho fatto bordeaux.
Se nei vari colori di filati, quindi c'era, che ne so, anche il verde, il rosso e il blu, e io chiaramente ne ho fatto solo uno di maglione per fare il tutorial, però chiedo all'intelligenza artificiale, lo modifichi con questo verde, lo modifichi con questo rosso, lo modifichi con questo blu, e quindi vi fa vedere bene o male come verrebbe il maglione di un altro colore. Ecco che lì potrebbe essere un aiuto verso le persone con cui io sto parlando, quindi ve lo faccio vedere anche in altre versioni. Quindi l'intento è un intento buono, arriva giustamente alle persone. Chiaramente le persone devono sapere che non ho fatto 5-6 maglioni, ma ho cambiato con l'intelligenza artificiale, ecco. Come dicevo prima, bisogna mettere l'etichettina che alcune cose sono state modificate proprio di legge. Se ad esempio un altro pro, io mi fotografo e nello sfondo, non so, ad esempio ci sono delle persone, per non mettere nella fotografia, magari sono anche dei bambini, e non oscurarli chiaramente come si faceva una volta, blurrandoli o che, posso chiedere all'intelligenza artificiale di eliminarli dal fondo della foto in maniera di non averli nel fondo, quindi non andare anche magari a fotografare persone che non vogliono essere fotografate, piuttosto che, come succede a me, anche se io l'intelligenza artificiale ancora non l'ho utilizzata, poi dopo ne parliamo e vediamo cosa ne pensate anche voi, piuttosto che faccio un video tutorial, appunto magari vi posso far vedere i maglioni di altri colori, ma quello che succede spesso è mi devo fotografare per l'anteprima, ma è una giornata buia e tempestosa, e quindi anche se ho tutte le luci e tutto, non ho uno studio fotografico, non ho delle persone che mi possono tenere i vari pannelli riflettenti e tutto, quindi posso chiedere all'intelligenza artificiale magari di, non so, modificare il colore dello sfondo, modificare lo sfondo piuttosto che illuminare dietro, ecco, però rimanendo con la mia creazione così com'è, con i miei pregi e i miei difetti. Se vado a chiedere all'intelligenza artificiale di farmi tornare, quindi di farmi una foto e di modificarla in maniera da sembrare una ventenne, mi viene proprio da ridere, perché a parte che tanti anni fa c'era un'app che ti faceva vedere più giovane e più vecchia, e per ridere ho provato con la mia famiglia, e diciamo che più vecchia l'ho conservata l'immagine per vedere se poi realmente sui 60-70 anni divento così, più giovane non ero proprio io, quindi comunque accannato. Però ecco che finché si tratta di giocare va bene tutto, ma ecco che se mi faccio più giovani di 30 anni, forse sotto ho dei problemi io, e forse è il caso di non rivolgermi all'intelligenza artificiale, ma da andare da un qualcuno, da uno psicologo magari, che mi aiuta ad accettare il tempo che passa. Ecco. Un altro modo di utilizzare, diciamo come pro, quindi a favore dell'intelligenza artificiale che avevo pensato, è quella di chiedere proprio all'intelligenza artificiale di creare dei maglioni, ad esempio dei cappelli, comunque un qualcosa di fatto a mano, nel mio caso magari appunto un maglione, un cappello, una sciarpa, una stola, uno scialle, dando tutte delle caratteristiche per vedere che cosa, come la crea l'intelligenza artificiale. Quindi è un po', vediamo dalla mia idea l'intelligenza artificiale come può interpretare e poi creare un'immagine di questa idea, di questo modello che avevo in mente, e da lì ragionarci sopra, vederlo e magari cercare di ricrearlo proprio materialmente, magari non so, se dando dei punti. Io l'intelligenza artificiale, come vedete, quella odierna, ecco, non l'ho ancora utilizzata. La classica chat GPT mi sembra, ecco, l'ho scaricata proprio in questi giorni proprio per verificare e capire come funziona, però ecco che un'idea, ecco, che forse può essere, devo ancora provarlo, faremo la prova
e poi vi dirò, sarebbe proprio di quella vedere come interpreta, ecco, un mio modello solo descrivendoglielo e vedere se da lì può essere d'aiuto, di spunto. Questo potrebbe essere. In effetti, secondo me, diciamo così, insomma, generalizzare, ecco, la mia idea di intelligenza artificiale è poi il fine per cui viene utilizzata. Per cui anche se io faccio una cosa matta, o se io mi fotografo e mi cambio, per qualsiasi motivo, basta dirlo, secondo me. Nel momento in cui viene detto, anch'io, che appunto faccio tutorial, potrei perfettamente appunto dire fai questo maglione, aggiungi a questo maglione le trecce, segnare e avvisare che l'ho fatto con l'intelligenza artificiale e dire, boh, vi piace? Che dite, lo facciamo? Potrebbe anche essere, ecco, così come spunto, no? Come un aiuto in più, piuttosto che dire volete che io faccia un maglione simile a questo ma con le trecce, magari è di spunto, è d'aiuto. Vorrei provare e soprattutto vorrei sapere la vostra. Quindi adesso ci provo, magari vi metto anche qualche immagine, se riesco a utilizzarla, perché vi dico, l'ho scaricata ma non l'ho ancora utilizzata, ma la cosa proprio mi piacerebbe sapere cosa ne pensate voi e se avete delle idee per utilizzarla come aiuto, ma anche se volete che io magari la utilizzo in maniera da aiutare voi o comunque creare delle alternative ai miei modelli piuttosto che ai colori che scelgo. Ecco, questo sarebbe d'aiuto anche per me per capire come poi vi posso aiutare. Bene, per oggi è tutto. Se questo video vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!